Mi sento milanese. Guarda che meraviglia. Cascavo sulla buccetta di banana, dai. Cioè, ragazzi, A noi toccateci tutto, ma la roba se può fa bene. a grande richiesta, risotto alla milanese, ma fatto bene, con tutti i criteri, con tutte le cose giuste. Ingredienti: vino bianco, burro chiarificato, midollo di vitello o da latte, cipolla, lo zafferano, il riso Carnaroli, il burro bello ghiacciato freddo, il parmigiano reggiano. Piano piano partiamo e facciamo sta cosa come si deve, perché come noi romani non vogliamo che vengono artefatte, cambiate le nostre ricette, anche i milanesi giustamente dicono oh, ma anche il risotto alla milanese ci devi toccare. Quindi, cosa fondamentale per gusto è questo. Tu dici che ci fai con sto osso? Mica muovo rosicchio? No, ci sta dentro il midollo. Quindi che facciamo? Piano piano, col coltello, cerchiamo da toglierlo, ok? Vedete? Così. Guarda qua che meraviglia. Questo dà un sapore fantastico, ragazzi. Eccolo qua, bello. Tiè, fate le cose con calma. Non è un risotto banale, non è che fate riso, mettete lo zafferano, finisce là. Bisogna farlo fatto bene. Quindi mettiamo il midollo dentro l'antecamino, a temperatura bassissima, lo facciamo sciogliere lentamente, piano piano, proprio a fuoco bassissimo. Lo sai che vuol dire? Ci devi perdere tempo, perché questa deve essere un'opera d'arte. Ti devono venire a casa tua a mangiare sto riso, perché diciamo, come lo fai te, pure se sei di Roma, va bene, è buono e venga a mangiarlo da te. Il burro fatto a dadini lo mettiamo in congelatore perché deve essere bello ghiacciato, freddo. Eccolo qua, ghiacciato. E una cosa importante che vi ho detto, è il brodo. Cioè, non giochiamo. Il giorno che tu c'è il brodo di carne fatto bene, a mestiere, ti metti a fare il riso alla milanese. Perché il risotto è buono, viene buono per due motivi stupidi. Uno è il brodo di cottura, perché prende il sapore buono di del brodo che hai fatto. E secondo, un'altra cosa importante è i grassi che metti all'interno, il formaggio, la qualità degli ingredienti che metti dentro. Quindi pochi ingredienti ma di grande qualità. Sono cose stupide, anche il riso. Il riso e Carnaroli perché è perfetto? Guardate perché è perfetto. Perché è un riso che perde l'animo un po' alla volta. Quindi poi lo tostiamo, è ancora meglio. Che facciamo? Sigilliamo un po' sto chicchetto, no? E il ramido esce piano piano. Adesso guarda qua, vedi qua, vedi piano piano, si sta sciogliendo, sto a meno della metà della potenza dell'induzione. Ancora stai là e iscriviti, dai, che poi tante volte ti perdi i video, invece è così, ti iscrivi, metti la campanellina, te sono pure quando vi ci sta il video nuovo. Scalogno o cipolla, una bella cipolla buona, dolce. Questa si chiama cipolla clara. È una cipolla veramente che io trovo deliziosa, perché è dolcissima, veramente. Eccola qua. Facciamola più piccola possibile, quindi col coltello, guarda come taglio, sottile. Deve essere trasparente, deve essere impercettibile. Taglio proprio piccola, vedi? Guarda, così, piano. Cioè, questa è una cosa che va fatta proprio a mestiere. Quindi, secondo i gusti, o cipolla o scalogno. Fate voi. Guardate che faccio. Il grasso del midollo, me lo filtro, così non c'è impurità. Vedete che bel colore che è? E questo è quello che ho ricavato. Qua ci stanno le impurità, guarda qua dentro, guarda. Vedi? E le levo tutte quante, perché sennò che succede? Me se macchia il riso, dato che è tutto giallo, sarà un colore bello intenso, si possono vedere questi puntini neri del midollo, quindi mi raccomando, non caschiamo sulla buccetta di banana, dai! Metto dentro il grasso del midollo, metto un po' di burro chiarificato, la cipolla, così, e adesso la devi dimenticare, perché? Perché così diventa piano piano, si stufa, diventa trasparente e come piace a noi. Per fare una cosa ancora fatta bene, mettici un po' di liquido, un goccio di vino bianco, così dà anche quello spunto di acidità. Il grande Marchesi che faceva? Faceva il burro acido, quindi scalogno e vino bianco e poi lo montava insieme al burro e lo mantecava alla fine. Però qui ci possiamo raggiungere la stessa cosa, lo stesso risultato, perché diamo la acidità col vino che evapora, ok? Guarda qua che spettacolo,
però non stiamo con le mani in mano. E intanto che facciamo? Ci tostiamo il riso, sempre burro chiarificato. Oh, qua non mi sta di, ah ma quanto burro metti a Max? Ci vuole il burro e il parmigiano, come per fare la pasta col pomodoro ci vuole l'olio, qua ci vuole per fare risotto, burro e parmigiano. Ok? Quante volte mangi tutto sto burro durante la settimana? Una volta che fai risotto fai fatto bene. Tostiamo il riso. Allora, questa operazione, ma quando sappiamo che il riso è tostato? Quando il riso diventa lucido, vedete che i chicchetti di riso diventano lucidi, poi faccio vedere la differenza, e hanno assorbito tutto il grasso qui dentro la padella. Vedete che scivola poi, sembra proprio come se non avessi messo il burro, perché l'ha preso tutto quanto. Ah, perfetto. Questo è tostato. Sfumiamo col vino bianco, quindi altra acidità. Serve. E il brodo, quello buono, fatto con la ciccia, con dentro ci sta il sedano, le carote, la cipolla, e il ginocchietto, ci deve sta tutto, deve essere bello saporito, E adesso andiamo a mettere il brodo dentro. Copriamo leggermente il riso, non esagerate col brodo, non ne mettete troppo tutto all'inizio. Fatelo piano piano accomodare, fatelo un attimo abituare. L'importante è che c'è tutto bollente, il riso deve essere caldo, il brodo deve essere in ebollizione, ci deve stare tutto quanto bello callo. Sempre, attenzione, filtratelo sempre. Brodo, e mo guarda qua. Qua c'ho lo zafferano. C'ho due tipi di zafferano, italiano. Questi sono pacchetti da mezzo grammo. Ecco qui. È delle marche questo. E poi c'ho un regalo fatto da Claudio. Ciao Claudio. Claudio è un amico mio carissimo. E questo invece viene dall'Iran, è diverso, e io anche per far vedere la differenza, guardate il colore, guardate la differenza, i pistilli sono molto più lunghi, guardate il colore pure com'è. A noi toccateci tutto, ma la roba sappiamo fa bene, con tutto il rispetto degli altri paesi, abbiamo una qualità superiore, che vi devo dire, quando ci si metteva non ci frega nessuno, quindi useremo lo zafferano italiano. Agla, ti preoccupare tanto per il tuo uso, per fare magari due arancini buoni. Metto dentro al brodo lo zafferano, ne mettiamo due bustine, bello carico, un grammo, famo, Ecco qua, piano piano, questo qua adesso perde il colore, piano piano. Se voi potete fare pure una cosa, mettete la metà dei pistilli e il resto mettete la polvere che costa di più, che vi importa. Brodo, vai, non devo come far asciugare, via. Vedi come chiama? Senti il rumore che è diverso? Qui ci vogliono 15-17 minuti di cottura, quindi ci dobbiamo godere questo momento. Ma dice il midollo che perché? C'è presente quando vi fate gli ossobuchi? Quando per i golosi come me, che si mangiano dentro il midollo, c'ha un sapore straordinario, buonissimo. Io mangio l'ossobuco, più che l'ossobuco per il midollo che sta dentro. Quindi dai un valore più, un gusto in più a questo risotto. Verso metà cottura metteteci lo zafferano. Non tutto, un po' ce lo teniamo. Ecco qua. Mescolate e poi incomincia quella poesia, qua tintura che si comincia a colorare, diventa giallo sto riso. Non ti devi ridurre all'ultimo, io so come sei fatto te, e se lo metti all'ultimo sul riso, no, da retta uno ci ha sbattuto la testa un sacco di volte, mettilo già a metà cottura un po' di sale, poi fai sempre in tempo, poco, senza esagerare, anche perché un po' di sale ce l'ho qua dentro al brodo, vi faccio vedere che brodo che ho fatto, via a vedere, via. Allora ci ho messo pure un pezzo di bisonte oggi, l'osso, oddio mio, guarda qua l'ossetto pure ci sta, questo sai che è una bontà vera, mamma mia, guarda qua sta cipolla, guarda, questa mo gli dà uno sprint a sto risotto che non finisce mai, è diventata trasparente, bella, il riso è giusto, guarda il colore,
Guarda che bello, guarda che cremosità, stupendo, stupendo ragazzi. Sono emozionato veramente. Fammi cercare subito già il piatto pure, va. Ci siamo quasi. Mettiamo sto ben di Dio, sto grassetto del midollo, il burro e ci sta anche un po' di vino, ma mettiamo tutto, mannaggia. E la cipolla. Guarda che meraviglia. Spengo il fuoco, spengo proprio, via. Guarda che famo adesso, mo proprio non te puoi stancare. Vai. Metti. Carica. Metti un bel parmigiano reggiano, un grana padano, come ti pare a te, oltre i 24 mesi. Gratta, non te stancare. Ci devi mettere la roba dentro. Sei emozionato? Burro ghiacciato. 3, 4, 5 e 6. Lo manteghiamo. Vedi com'è morbido? Guarda che meraviglia. Ci mettiamo pure un po' di pepe? Sì. Che cosa accade? Accade che se si scioglie il burro e con l'amido del riso avviene quello che avviene anche per la pasta, no? Quando manteghiamo la pasta con l'olio, no? Diventa una crema, un'emulsione. Mi sento milanese. Oddio. The Sound of Love, ragazzi, pure con risotto, dai. Mamma mia, perfetto. Abbiamo schizzato per tutto, tocca a me pulirla. Guarda come scende, guarda. Pazzesco. Mamma mia che bello. Che ci mettiamo, ma quasi manco serve, però ci mettiamo, va. Che fai? O lo assaggiamo fatto bene, ma lo assaggiamo. Ci se beviamo pure qualche cosetta, no? Una bollicina ci sta da paura, perché abbiamo bisogno di qualcosa che pulisca la bocca, che sgrassi la bocca e che ti dà proprio la possibilità poi da iniziare. Allora, questo qua è un prosecco di Valdobbiadene, sono degli amici miei, sono dei Val dell'Ovo e loro stanno proprio nel Valdobbiadene. Questo è un Valdobbiadene Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore. Pure quando comprate il prosecco non serve soltanto prosecco, dovete vedere se c'è la DOCG. Vai. Questo è lo 09 di Val dell'Ovo. Cioè, ragazzi, spettacolare. Ammazza che sono bravo. A morte sua, ragazzi miei. Allora, quando assaggio il risotto mi viene sempre in mente Gualtiero Marchesi. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo, di lavorarci insieme in più di un'occasione e di essere stato al suo ristorante quando stavo all'Albereda. Allora mi viene da ridere, quando vedo il risotto così, mi viene da ridere perché mi ricordo che lui venne al tavolo da me e mi disse come è venuto il risotto, mi fece il risotto all'oro, che era un risotto armenese con la foglia d'oro. E detto è perfetto. Dopo un po' s'alzò un signore che mangiava vicino a noi, stavo con Camera Uomo proprio all'inizio, la prima volta che l'ho invitato ad andare fuori, volevo colpirla, l'ho portata subito da Marchesi, e mi disse il suo riso era meglio del mio, perché ho visto quando lo metteva in bocca che i chicchi di riso erano perfetti. Madonna, mi sono sentito in imbarazzo perché Marchesi veniva sempre al tavolo da me, scherzavamo, ridevamo perché ci riconosciamo e quello si era preso a male, capito? Che stava là, si era mangiato lo stesso riso che mi sono mangiato io, però diceva che il mio era più buono, effettivamente era più buono. Se lo dobbiamo farlo fatto bene. Non è la pasta burro e parmigiano, è il risotto alla milanese e va rispettato. Mi raccomando, a nostra!